Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi realizzeremo il progetto che avete visto nell'anteprima iniziale con il filato Alice della Mistrico Filati. Questo è un filato adatto proprio per il cambio di stagione. Abbiamo 100% microfibra, quindi la microfibra si adatta alla temperatura del corpo. Sono 50 grammi e il filo è lungo 200 metri. Il colore che sto usando è il numero 20. L'uncinetto è del 4, poi dipende dalla vostra mano, usate l'uncinetto che per voi è più comodo. E poi ci serviranno dei marcapunti. E adesso possiamo iniziare con il tutorial. Per questo progetto abbiamo bisogno di una catenella che sia multiplo di 8. Nel mio caso ho caricato 96 catenelle che corrispondono a 54-55 centimetri. Non ho fatto una scollatura molto abbondante. Se cambiate filato e uncinetto, tenete conto i centimetri o se volete una scollatura più abbondante, aggiungete 8 catenelle in più. Una volta che ho fatto le mie 96 catenelle, dobbiamo tenere presente che dobbiamo fare uno sprone quadrato, quindi ogni lato è uguale. Nel mio caso ho fatto 96 diviso 4 e ho ogni lato di 24 catenelle, però ho aggiunto 4 catenelle in più che mi servono per fare gli aumenti. Quindi a 96 ho aggiunto altre 4 catenelle e in totale ho 100 catenelle. Quindi vado ad aggiungere le 4 catenelle in più. 1, 2, 3 e 4. Quindi voi quando avete stabilito la vostra larghezza, alla fine aggiungete 4. Iniziamo direttamente con l'aumento. Quindi nell'angolo vado a chiudere con una maglia bassissima la prima catenella con l'ultima e questa è la mia circonferenza. Per quanto riguarda l'aumento è in comune con tutti gli angoli. Quindi io, una volta che ho caricato le mie catenelle, ho tenuto presente degli angoli e ogni lato deve avere 3 motivi. Una volta che abbiamo chiuso in cerchio, iniziamo a lavorare l'angolo. Quindi iniziamo con l'aumento. Dobbiamo tenere presente che ogni angolo è in comune con l'altro, quindi ogni tratto dobbiamo avere 3 motivi. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a lavorare 2 catenelle di separazione. Rientro nello stesso punto e vado a lavorare altre 2 maglie alte. 1 e 2 sempre nello stesso punto. Al termine del giro andiamo a concludere questo aumento. Lavoro 2 catenelle di separazione. Vado a saltare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella quarta catenella lavoro una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo 1, 2 e 3. Nella quarta catenella vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1, 2, 3, nella quarta vado a lavorare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3,
Nella quarta catenella lavoro 2 maglie alte, sempre prese nello stesso punto. 2 catenelle, rientro e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vado a ripetere le 2 catenelle con la maglia bassa e poi dobbiamo fare di nuovo l'aumento. Quindi se noi andiamo a contare l'angolo abbiamo un motivo, 2 motivi e adesso vado a concludere con la maglia bassa. Quindi 2 catenelle, salto 1, 2, 3 e nella quarta catenella vado a lavorare una maglia bassa. Vado a ripetere l'aumento facendo 2 catenelle. Salto 1, 2, 3, vado nella quarta e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e nello stesso punto lavoro una maglia alta. Questo è metà aumento. La catenella in più che ho aggiunto è perché ho suddiviso l'aumento, non l'ho fatta tutta in una catenella, altrimenti dove ho la catenella dell'angolo veniva male, cioè si arricciava molto e non mi piaceva l'effetto. Quindi ho voluto dividere l'aumento su 2 catenelle. Ecco perché dobbiamo calcolare il multiplo di 8 più 4 per dividere il nostro aumento. Quindi dobbiamo fare 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, però una la facciamo sulla prima catenella e l'altra maglia alta la facciamo sulla seconda catenella. E il centro dell'aumento ci risulta al centro tra una maglia alta e l'altra e ce l'andiamo a segnare. Andiamo a ripetere le 2 catenelle e le 2 maglie alte, sempre nella stessa catenella. Quindi 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. In ogni angolo dobbiamo fare questo aumento. 2 maglie alte, 2 catenelle e nella prima catenella facciamo una maglia alta. Ci spostiamo sulla seconda catenella e lavoriamo la maglia alta e quindi abbiamo 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Facendo questo poi vedete che man mano che andiamo a lavorare l'angolo gira bene e non fa difetto. Adesso andiamo a ripetere di nuovo i nostri 3 motivi. Quindi 2 catenelle, 1 e 2. Vado a saltare 1, 2, 3 e nella quarta catenella lavoro una maglia alta, 2 catenelle, salto 3, nella quarta vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte. Praticamente l'aumento che noi andremo a fare è riprendere questo motivo però diviso su 2 catenelle. Di nuovo 2 catenelle, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. 2 catenelle vi faccio rivedere l'aumento. Saltiamo 3, andiamo nella catenella a fianco per lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta sulla catenella dove abbiamo lavorato le 2 maglie alte. Andiamo sull'altra catenella per lavorare un'altra maglia alta e abbiamo terminato questo ventaglietto. 2 catenelle,
Nella stessa catenella di base, quindi ci siamo spostati sulla seconda, lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo al centro e ci segniamo il centro. Questo è il nostro angolo. Una volta che abbiamo lavorato tutti e 4 i nostri lati, adesso andiamo a concludere chiudendo con l'aumento. Abbiamo iniziato con metà aumento e andiamo a contare 1, 2, 3 e 4. Nella quarta catenella vado a lavorare l'altra metà dell'aumento, che consiste in 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. E adesso vado a chiudere nella terza catenella d'inizio con una maglia bassissima. E questo è il risultato del nostro sprone. Come vedete, dividendo il motivo dell'aumento, abbiamo l'angolo che gira bene. Quindi dobbiamo aggiungere quelle 4 catenelle in più per dividere l'aumento. Se ammettiamo vi sembra troppo accollata la scollatura, dovete aumentare su ogni lato 8 catenelle in più, quindi sul dietro 8 catenelle, sulla spalla 8 catenelle, sul davanti 8 catenelle e sull'altra spalla 8 catenelle e alla fine aggiungere 4. E facendo in questo modo aumentate di un motivo per ogni lato, quindi tutti i lati sono uguali e per quello dovete avere i motivi uguali su tutti i lati. Se invece preferite fare lo sprone rettangolare, ricordatevi che ogni lato è multiplo di 8, quindi poi vi gestite voi 24 catenelle su un lato, 16 su un lato, 24 sulla spalla e 16 sul davanti e 16 sulla spalla, e così avete il dietro e il davanti più lungo e le spalle più corte. Così avete i due lati lunghi e i lati più corti. L'importante è che ogni lato è multiplo di 8 e non vi dimenticate le 4 catenelle in più. Andiamo a lavorare il giro numero 2. Ci alziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, più 2 di separazione. All'interno delle catenelle di separazione dobbiamo lavorare 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi entro, prendo il filo e chiudo un'asola. Di nuovo 2, chiudo un'asola, entro, prendo il filo e sono 3 maglie alte non chiuse e 4 maglie alte non chiuse. Adesso prendo il filo e vado a chiudere tutto insieme. 2 catenelle di separazione. Vado sulle 2 maglie alte che ho sotto e vado a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, quindi di un totale di 2. Mi sposto dove ho l'altro ventaglietto saltando le catenelle. Vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Sulla seconda maglia alta vado a lavorare un'altra maglia alta. Qui ho le catenelle e faccio 2 catenelle di separazione e sempre all'interno lavoro 4 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3 e 4. Adesso chiudo tutte insieme. Di nuovo 2 catenelle. Ho le 2 maglie alte del ventaglietto sottostante e lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. E questo è il motivo. Non faccio le catenelle, salto
le catenelle con la maglia bassa, vado direttamente sull'altro motivo e lavoro una maglia alta. Sulla seconda maglia alta lavoro una maglia alta, 2 catenelle, all'interno delle catenelle lavoro 4 maglie alte non chiuse, 2, 3 e 4. Adesso chiudo tutte insieme. 2 catenelle, di nuovo qui lavoro una maglia alta e a fianco una seconda maglia alta. Ci troviamo sull'aumento e abbiamo segnato le due maglie alte, quindi la parte centrale tra una maglia alta e l'altra è il nostro aumento. Quindi qui lavoreremo una maglia alta, 4 catenelle e qui faremo un'altra maglia alta. Quindi questa parte per noi risulta dove faremo ogni volta l'aumento. E lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte del primo ventaglietto, 2 catenelle, dove abbiamo le catenelle lavoriamo le 4 maglie alte non chiuse, 3 e 4, chiudiamo tutte insieme, 2 catenelle, tolgo il segno e sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 e vado sulla seconda maglia alta e lavoro la maglia alta. Questo è l'aumento dove nel giro successivo lavoreremo di nuovo i ventaglietti separati da 2 maglie alte. 2 catenelle, vado direttamente dove ho le catenelle per lavorare le 4 maglie alte non chiuse e chiuse insieme. Chiudo tutte insieme, 2 catenelle e di nuovo vado sulle maglie alte sottostanti per lavorare 2 maglie alte e andiamo a ripetere questa lavorazione fino ad arrivare dove abbiamo l'altro aumento. Quindi maglie alte sulle maglie alte e nelle catenelle lavoriamo le 4 maglie alte chiuse insieme, separate da 2 catenelle. Andiamo a ripetere l'aumento. Come vedete, questa è la lavorazione molto bella e molto carina. Quindi mi sposto, abbiamo lavorato le maglie alte sulle maglie alte e le maglie non chiuse all'interno della catenella, vado dove ho l'aumento e lavoro 2 maglie alte perché ho le 2 maglie alte sottostanti, 2 catenelle. Qui dove ho le catenelle lavoro le 4 maglie alte chiuse insieme, quindi 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme e faccio le 2 catenelle. Qui abbiamo le 2 maglie alte che ci servono, che sono le maglie alte dell'aumento. Quindi sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta, 4 catenelle, vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e ripeto le maglie alte chiuse insieme di un totale di 4. Chiudo tutte insieme, 2 catenelle e qui ho le maglie alte, lavoro 2 maglie alte sulle maglie alte sottostanti, 1 e 2. Mi sposto saltando le catenelle sull'altro gruppo di ventaglietti e vado a ripetere la lavorazione di maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte chiuse insieme, 2 maglie alte e
ripetiamo l'angolo come abbiamo fatto fino adesso. Arrivata al termine del giro, qui ho l'angolo dove abbiamo iniziato, lavoro le 2 catenelle, una maglia alta l'abbiamo lavorato sostituendole con le 3 catenelle, vado nella maglia alta, faccio le 4 catenelle e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. E qui abbiamo fatto l'ultimo aumento, quindi abbiamo iniziato e terminato concludendo l'aumento. Questo è il giro numero 2. Adesso andremo a ripetere il giro numero 1, però lavoreremo le 2 maglie alte su una maglia alta, poi faremo le 2 catenelle e le 2 maglie alte sulla maglia alta del gruppo successivo. In questo giro lavoriamo anche le maglie basse e le 2 catenelle di separazione. La maglia bassa la andiamo a lavorare sulle 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi mi sposto con maglie bassissime al centro delle 4 maglie alte, mi alzo con una catenella, entro dentro, lavoro una maglia bassa. Mi vado a segnare questa maglia bassa per non perderla. 2 catenelle di separazione. Vado a lavorare 2 maglie alte sulla seconda maglia alta, quindi entro in questo punto e lavoro 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Qui ho l'altro gruppo di 2 maglie alte, vado sulla prima maglia alta del secondo gruppo e lavoro 2 maglie alte. 2 catenelle, maglia bassa all'interno delle 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, rientro 2, 2 catenelle, sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, sulla seconda maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, vado a fianco e lavoro 2 maglie alte sulla maglia alta sottostante, 2 catenelle, maglia bassa sulle 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e qui all'interno delle catenelle di separazione andiamo a lavorare l'aumento come abbiamo fatto al primo giro. Quindi entriamo e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle. Rientriamo e lavoriamo una maglia alta, una seconda maglia alta, 2 catenelle e lavoriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2. Nel giro successivo faremo l'aumento su queste 2 maglie alte. Quindi vado a mettere il segno al centro di queste 2 maglie alte perché lavoreremo una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta sulla seconda maglia alta. Di nuovo 2 catenelle e maglia bassa sulle maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle e vado a lavorare questo fino ad arrivare dall'altra parte dove ho gli aumenti. Ripetiamo l'aumento anche da questa parte. Quindi ho lavorato la maglia bassa sulle 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle
e all'interno del punto V con le 4 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2. Queste sono le 2 maglie alte dove nel giro successivo faremo gli aumenti. Metto la maglia, metto il segno al centro, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. E qui abbiamo fatto un altro aumento, 2 catenelle e andiamo a proseguire con maglie basse, 2 catenelle di separazione e maglie alte separando con 2 catenelle. Sono arrivata al giro dove avevo messo il segno della maglia bassa. Ho fatto le 2 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima. Anche questo giro è terminato. Ora devo andare a lavorare il giro delle maglie alte chiuse insieme e 2 maglie alte senza fare le catenelle di separazione. Quindi all'interno della catenella lavoro 4 maglie alte chiuse insieme e sulle 2 maglie alte lavoro 2 maglie alte. Mi sposto con maglie bassissime, sulla prima maglia alta mi alzo con 3 catenelle che sostituisce la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro la seconda maglia alta. 2 catenelle, all'interno lavoro delle 2 catenelle, lavoro 4 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle, maglia alta su maglia alta sottostante. Salto le catenelle con la maglia bassa, vado sul gruppetto di 2 maglie alte, lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte chiuse insieme. E proseguo questo fino ad arrivare dall'altra parte dove ho l'aumento. 2 catenelle, maglia alta su maglia alta, salto qui, vado direttamente sull'altro gruppetto di maglie alte. E questo è il lavoro che dobbiamo ripetere fino ad arrivare dove abbiamo fatto l'aumento. Mi ritrovo dove ho l'aumento. Vado a lavorare le 2 maglie alte come abbiamo lavorato fino adesso senza fare le catenelle di separazione. Qui abbiamo il nostro angolo, 2 catenelle, lavoriamo 4 maglie alte non chiuse nel primo gruppo, poi chiudiamo tutte insieme. 2 catenelle. Queste 2 sono le maglie dove dobbiamo fare l'aumento. Entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta, 4 catenelle, vado sulla seconda maglia alta per lavorare una maglia alta. Abbiamo lavorato il punto V, 2 catenelle, 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, maglia alta su maglia alta, quindi 1 e 2. Non facciamo le catenelle, scavalchiamo questo gruppetto, andiamo direttamente sulle maglie alte e andiamo a lavorare per tutto il giro. Sono andata avanti con la lavorazione e ho raggiunto le mie larghezze. Qui abbiamo gli aumenti e questo è l'effetto del punto. Per quanto riguarda le misure, ho 45 centimetri sul davanti e 45 centimetri sul dietro, quindi una larghezza di 90, una taglia M. Invece per quanto riguarda la manica ho all'incirca 19-20 centimetri.
Se volete aumentare la taglia dovete fare 1 o 2 giri in più. Poi calcolate che questo filato è anche elastico. È un filato molto bello che sembra un vellutino. Adesso vado ad unire il davanti con il dietro e mi sono portata avanti con la lavorazione e vado a fare in questo modo. Quindi questo è il giro delle 4 maglie alte chiuse insieme. Vado dove ho l'aumento e vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta e una seconda maglia alta, 2 catenelle. Qui abbiamo le catenelle dove dobbiamo fare le maglie alte chiuse insieme, quindi un totale di 4. Chiudo tutti insieme, 2 catenelle e queste ci risultavano come aumento. Noi non dobbiamo fare più l'aumento, ma dobbiamo continuare la lavorazione come abbiamo fatto sul corpo. Quindi qui faccio 2 maglie alte, 1 e 2 e abbiamo chiuso il primo motivo. Vado a prendere l'altra parte e anche qui queste sono le maglie dove abbiamo fatto l'aumento, andiamo a ripetere questo motivo e quindi abbiamo un motivo da questa parte e un motivo da quest'altra parte. Quindi vado dove ho le maglie alte dove abbiamo fatto l'aumento, quindi una maglia alta sulla maglia alta senza fare catenelle, un'altra maglia alta, 2 catenelle e qui vado a fare 4 maglie alte chiuse insieme e 2 maglie alte, quindi ho tolto l'aumento. Non vado ad aumentare più, ma vado a lavorare come abbiamo fatto per tutti i lati, togliendo l'aumento. Quindi questo è il davanti e questo è il dietro. Vado a proseguire la lavorazione, vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi lavoro le maglie alte sulle maglie alte, all'interno delle catenelle, 4 maglie alte chiuse insieme. Qui mi ritrovo dall'altra parte dell'angolo e faccio la stessa cosa. 2 maglie alte consecutive, 2 catenelle. Qui vado a lavorare le maglie alte chiuse insieme, 4, 2 catenelle e qui vado a chiudere il primo motivo. Dobbiamo togliere l'aumento, quindi non vado a lavorare in questo motivo, ma senza fare catenelle piego in questo modo e vado dall'altra parte dove ho le 2 maglie alte che noi ci segnavamo per fare l'aumento e lavoro una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, 2 catenelle, maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Dal giro successivo dobbiamo continuare con il giro numero 1 e il giro numero 2. Sono andata avanti con la lavorazione ripetendo il motivo fino ad arrivare, una volta che ho unito il sottomanica, per 24 centimetri. Quindi da questo punto a questo punto misura 24 centimetri. Ma se volete andare avanti con la lavorazione potete farlo tranquillamente. Potete lavorare anche una maxi maglia.
Come avete notato, io non ho fatto aumenti, la mia maglia scende dritta. Ma se volete aggiungere degli aumenti per avere la parte del fianco più larga, dovete fare come abbiamo fatto sul raglan. Quindi andate ad inserire 2 aumenti sul davanti e 2 aumenti sul dietro e lavorate 2 giri senza fare aumenti e poi, se ritenete opportuno, aumentate di nuovo. Una volta che ho terminato, sono arrivata alla mia lunghezza, vado a lavorare un giro di maglie alte perché voglio formare un piccolo bordino. In base al giro che avete finito, io ho finito con il giro numero 1 perché abbiamo iniziato con il giro dei ventaglietti, vado a lavorare delle maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle e vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta. All'interno delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Qui ho 2 maglie alte sotto e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 maglie alte all'interno delle catenelle di separazione, 1 e 2. Salto il punto basso e vado a fianco e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 maglie alte sulle maglie alte sottostanti. 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte, 2 maglie alte nelle 2 catenelle e salto di nuovo il punto basso. Facendo in questo modo diminuiamo di una maglia, quindi non andiamo a diminuire di troppo, ma togliamo per tutto il giro una maglia per motivo e quindi avremo una piccola riduzione. Se non volete la parte di sotto un po' più stretta, lavorate anche sul punto basso una maglia alta. Quindi andate a proseguire questa lavorazione saltando il punto basso e lavorate le maglie alte sulle maglie alte come si presentano. Una volta fatto questo, vado a lavorare delle maglie alte a rilievo avanti e maglie alte a rilievo dietro. Lavoro una maglia alta a rilievo avanti, una maglia alta a rilievo dietro. La prima mi vado ad alzare con 3 catenelle. Vado a fianco, entro con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sul dietro, prendo il filo e questa è una maglia alta a rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, a fianco vado a rientrare con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti, prendo il filo, questa è una maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco, sposto la maglia alta verso il dietro e lavoro la maglia alta. A fianco con l'uncinetto da dietro sposto la maglia alta sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta a rilievo avanti e vado ad alternare una maglia alta a rilievo dietro e una maglia alta a rilievo avanti. Nel giro successivo, dove ho la maglia alta a rilievo dietro, la vado a lavorare uguale e dove ho la maglia alta a rilievo avanti, lavoro la maglia alta a rilievo avanti. Andate avanti e poi vi faccio vedere il secondo giro. Una volta alternato una maglia alta rilievo dietro, una maglia alta rilievo avanti, per avere più elasticità io tolgo l'uncinetto del 4 e vado a continuare con l'uncinetto del 3,5, quindi vado a ridurre di mezzo numero. Questo per dare un effetto più elastico al mio bordino. Mi vado ad alzare con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e vado a lavorare dove ho la maglia alta a rilievo dietro, lavoro la maglia alta a rilievo dietro e dove ho la maglia alta a rilievo avanti
la vado a lavorare a rilievo avanti. Quindi vado a proseguire questa lavorazione come si presentano le maglie. Dobbiamo lavorare le maniche e dobbiamo riprendere le maglie intorno allo scalfo. Sotto già abbiamo il lavoro impostato. Io ho terminato con le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi le catenelle di separazione e sulle 4 maglie alte chiuse insieme ho lavorato la maglia bassa. Quindi devo lavorare il giro numero 2, dove all'interno delle catenelle vado a lavorare le 4 maglie alte chiuse insieme e qui le maglie alte sulle maglie alte, passo poi saltando le maglie basse vado sull'altro gruppo. Quindi iniziamo da un punto ben preciso, io vado ad iniziare qui dove ho sotto lo scalfo e ho direttamente il motivo già formato. Quindi vado sulla prima maglia alta che è questa, faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e lavoro un'altra maglia alta sulla seconda maglia alta. Dobbiamo ripetere i 2 giri di lavorazione. All'interno delle catenelle lavoro 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, qui ho le maglie alte, lavoro una maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Salto questo gruppetto, vado nell'altro gruppo e vado a continuare come ho lavorato il corpetto, quindi ripetendo i 2 giri del punto. Nel giro successivo invece andiamo a ripetere dal giro numero 1, dove lavoreremo la maglia bassa sulle 4 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e sulla seconda maglia alta e sulla prima dell'altro gruppo lavoreremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi andate a proseguire questa lavorazione molto semplice, dobbiamo riprendere quello che abbiamo sotto per dare continuità al punto. Per quanto riguarda la manica, ho lavorato misurando da sotto lo scalfo per una lunghezza di 25-26 centimetri. A me arriva al gomito, quindi ho fatto una manica 3/4 perché va bene di questi periodi. Ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 perché, come vedete, non ho fatto diminuzioni e la manica è larga. Però poi, quando sono andata avanti con la lavorazione, ricreando il polsino come abbiamo fatto al bordo inferiore, diamo delle diminuzioni per far venire la manica a sbuffo. Quindi abbiamo la parte del gomito dove viene più stretta e poi questa manica che si allarga, molto bella e molto di effetto. Quindi se per caso a voi la manica viene larga, quindi non avete fatto diminuzione, anche voi larga, con il polsino andate a stringere la manica per dare l'effetto che avete visto nell'anteprima iniziale. Ho lavorato sempre 4 centimetri come ho fatto anche sotto. Adesso vado a stringere un po' il collo, non molto, perché altrimenti non passa dalla testa, ma vado a riprendere le maglie intorno al collo riprendendo la stessa lavorazione che ho fatto sia al polsino che sotto, quindi una maglia alta a rilievo avanti, una maglia alta a rilievo dietro. Per quanto riguarda al polsino però ho fatto più diminuzioni perché come vedete questa è la larghezza che per me andava bene. Quindi quando andate a riprendere le maglie intorno al polsino andate a saltare qualche maglia in più. Se casomai nel primo giro non avete la larghezza che per voi va bene, nel secondo giro lavorate le maglie alte a rilievo insieme, cioè chiudete 2 maglie alte insieme per avere questa larghezza facendo delle diminuzioni. Adesso andiamo a riprendere lo scollo.
Per quanto riguarda le maglie che dobbiamo prendere intorno al collo, abbiamo già le catenelle sopra. Quindi con l'uncinetto entro in un punto qualsiasi, prendo il filo e vado a lavorare un giro di maglie alte facendo un giro di diminuzioni. Non andiamo a diminuire troppo, altrimenti andiamo a modificare l'apertura del collo, nel senso che poi non ci passa dalla testa. Quindi facciamo le diminuzioni dove abbiamo l'angolo e qualche diminuzione intorno allo scollo. Quindi mi alzo con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Continuo a lavorare maglie alte, a fianco una maglia alta. Qui mi ritrovo dove ho l'angolo. Vado a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi entro in una catenella, prendo il filo e chiudo una volta la sola. A fianco chiudo una volta e a fianco entro dentro la catenella e chiudo una volta sola. Adesso chiudo tutte e 3 le asole. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. Qui una maglia alta. Proseguo questo per tutto lo scollo. Vado a lavorare con l'uncinetto del 3,5 per far venire lo scollo un po' più elastico. Quindi continuo la lavorazione fino ad arrivare dove ho l'altro angolo. Vi faccio vedere come diminuire. Mi ritrovo dove ho l'altro angolo. Anche qui andiamo a fare una diminuzione di 3 maglie. Questa è la seconda. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia alta non chiusa. Adesso chiudo tutte le asole insieme e vado a continuare per tutto lo scollo. Questo è il primo giro di maglie alte per quanto riguarda lo scollo. Facendo le diminuzioni agli angoli e qualche diminuzione intorno, questa è l'apertura. Ho provato e per me va bene. Quindi non fate molte diminuzioni, altrimenti viene troppo stretto, ma in questo modo viene un po' più accollato. Ora vado a riprendere intorno allo scollo un altro giro facendo maglie alte a rilievo avanti e maglie alte a rilievo dietro. Io lavoro solo un giro, ma se volete voi potete fare almeno 2 giri, non molti, altrimenti viene troppo accollato e dà un brutto effetto. Dove abbiamo la diminuzione andiamo a lavorare a prendere tutte e 3 le maglie. Quindi inizio con una maglia alta a rilievo avanti, a fianco dietro, una maglia alta a rilievo dietro, una maglia alta a rilievo avanti. Qui ho le 3 maglie che ho chiuso insieme e vado a lavorare una maglia alta a rilievo dietro. E così vado a fare dall'altra parte dove ho gli angoli. A fianco dietro. Una volta fatto questo, basta nascondere i fili e questo è il risultato. L'avete visto nell'anteprima, un golfino corto, adatto per questi periodi, il filato molto morbido, la manica non molto lunga, ma volendo potete allungare e proseguire con i giri fino alla lunghezza che è più comoda per voi. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, se vi va condividete i miei video. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete entrare e farne parte. E grazie per la visione. Ciao!